voice telling me it's right. It's so different. But when you take me to the light, it's like a cigarette. And I'm burning at your lips. That's so innocent. Then you kick it up and... Ciao a tutte e bentornate sul mio canale. Oggi andremo a creare una pochette molto sfiziosa e soprattutto veloce e facile. Utilizzerò il punto eco nocciolina e adesso diamo un'occhiata all'occorrente per poterla realizzare. Ecco qui tutto quello che ci servirà per realizzare la nostra piccola pochettina appunto eco nocciolina. Partiamo dal cordino. Il cordino è in da Big dell'azienda Borgo dei Pazzi, lo conoscete anche perché lo utilizzo spesso nei miei progetti. È un cordino da 6 mm, è molto spesso, quindi ha veramente uno spessore notevole, ma nello stesso tempo è molto morbido da lavorare. Ma essendo da 6 mm darà struttura ai nostri lavori. Ne servirà una rocca, io poi vi dirò a fine video esattamente il quantitativo. Vi do anche questo codice sconto col quale potete acquistare sia in da Big, ma tutto quello che trovate sul sito di Borgo dei Pazzi. Io poi come tracolline, insomma, manichetto utilizzerò una in acciaio, scusate, una in oro da 35 cm. Tenete presente che se non ve la ritrovate potete anche realizzarla all'uncinetto. Poi una calamita da cucire, sempre in oro, e per questo progetto utilizzerò l'uncinetto numero 6, ma tenete presente che l'Inda Big si lavora facilmente anche con il 6,5 e il 7, quindi adattate l'uncinetto che appunto vi è più congeniale. Lo dico sempre, l'uncinetto va adattato anche alla mano che avete. Quindi a questo punto iniziamo subito con la spiegazione. Iniziamo la lavorazione creando un numero pari di catenelle, nel mio caso ne ho create 22. E dico di iniziare con un numero pari perché quando lavoriamo appunto a pannello, tornando indietro si inizia dalla seconda, quindi così da ottenere un numero dispari, perché il punto eco nocciolina ha bisogno di un numero dispari di maglie. Quindi cosa facciamo? Torniamo indietro, quindi non sulla prima ma sulla seconda, e iniziamo subito la lavorazione. Quindi sul primo punto andremo a realizzare una mezza maglia alta, in questo modo. Su quello successivo una maglia bassissima e nuovamente su quello dopo una mezza maglia alta. Di nuovo maglia bassissima e mezza maglia alta, quindi dobbiamo alternare questi due punti fino alla fine della riga. Ci rivediamo alla fine della riga per vedere come fare il secondo giro. Siamo arrivati alla fine del giro, quindi l'ultimo punto è stato una mezza maglia alta, così come abbiamo iniziato. Quindi cosa si fa? Catenella, voltiamo il lavoro e adesso dobbiamo alternare. Quindi abbiamo iniziato il giro con le mezze maglie alte, questo giro lo inizieremo con i punti bassissimi e si inizia. Punto bassissimo e mezza maglia alta. Quindi dovremmo ripetere questi due giri, quindi un giro iniziando con le mezze maglie alte e un giro iniziando con le maglie bassissime. In questo modo andremo a fare il contrario di quello che ci sta sotto. Quindi qui abbiamo la mezza maglia alta, dobbiamo fare per forza il punto bassissimo. Quindi questo motivo verrà ripetuto per tutte le righe successive. Quindi arriviamo comunque alla fine di questa riga e vediamo come fare l'inizio del giro successivo. Completata pure la seconda riga, abbiamo terminato con una maglia bassissima, catenella, voltiamo il lavoro e ricominciamo iniziando il giro con le mezze maglie alte, anche perché sotto abbiamo una maglia bassissima. Quindi si ricomincia il giro alternando sempre maglia bassissima e mezza maglia, in questo modo. Vedete, si comincia a intravedere quale sarà il motivo finale. Adesso facciamo ancora questa riga
Iniziamo quella successiva e poi vi lascerò proseguire da sole. Finito il giro con mezza maglia alta, nuovamente catenella, voltiamo il lavoro e iniziamo con una maglia bassissima. Veramente questo è veramente un progetto molto facile ed anche un punto facilissimo, ma nello stesso tempo d'effetto. Vedete, si comincia a intravedere quale sarà il motivo finale. Quindi adesso procediamo sempre alternando quello che vi ho detto. Facciamo un pannello di circa 32 cm, in ogni caso quando lo finirò vi dirò esattamente la misura e ci vediamo per il passaggio successivo. Ecco il pannello completo, quindi io sono arrivata a 32 cm e questo è il risultato, vedete, è un bellissimo punto, semplicissimo ma di effetto. Adesso l'ultimo passaggio prima della cucitura è il contorno, quindi dobbiamo contornare tutto il nostro pannello a punto basso, quindi siamo arrivati qui alla fine, vedete, in questo punto, catenella e come al solito nell'angolo, quindi nello stesso punto, andiamo a creare un punto basso. In questo modo andiamo, vedete, questa è una riga, questa è una riga, dobbiamo andare a fare il contorno seguendo le righe sottostanti, quindi punti bassi. Così proseguiamo quindi su tutto il perimetro, vedete? Quindi adesso dobbiamo andare a fare tutto il contorno, mi raccomando, nei 4 angoli andiamo a creare nello stesso punto, punto basso, catenella e punto basso. Ci vediamo alla fine per vedere come iniziare le cuciture. Sono arrivata alla fine, quindi ho creato tutto il contorno, io ho tagliato il filo e adesso vi faccio vedere come si fa l'asola di chiusura. Quindi cosa facciamo? Ho sfilato, quindi ho chiuso, mi vado a inserire qui dove ho fatto la prima maglia del giro precedente, quindi del contorno, quindi mi inserisco in questo modo e faccio passare il filo in questo modo. Poi per creare appunto l'asola, vedete, questo è l'ultimo punto che noi abbiamo effettuato, vado al centro delle 2 asole, prendo il filo e lo faccio passare in mezzo. Vedete? In questo modo, creando l'asola di chiusura, non si capirà più dove appunto inizia e finisce il lavoro. Poi questo filo noi dietro ce lo andiamo a nascondere, facendolo passare sotto ai punti qui, in questo modo, e poi lo tagliamo. Quindi le misure che ho ottenuto del pannello sono 34 e 22 di larghezza. Adesso dobbiamo creare la cucitura del nostro pannello e lo vado a cucire, questa è la parte, questo è il davanti, il dritto. Io anziché girare per così lo vado a cucire quindi dal lato del rovescio, perché poi una volta che effettuerò le cuciture rigirerò la borsa al contrario. Quindi l'uncinetto lo lasciamo, prendo del filo, agodi la fettuccia, quindi una volta che ho messo in questo modo mi aggancio, qui all'estremità ho creato un punto, tanto questa è la parte interna, e poi vado a nascondere al solito il filo. Io che cosa faccio adesso? Vado a prendere le catenelle, vi ricordate, dell'angolo e prendo soltanto, come sempre, le asoline esterne e comincio la cucitura. Vado avanti, sempre asola esterna e asola esterna, e tiro per bene. Vado avanti in questo modo e arrivo fino alla fine. Quindi asola e tiro.
e questo lavoro lo facciamo fino alla fine. Poi lo ripetiamo da questa parte e ci vediamo per vedere il passaggio successivo. Ho cucito entrambi i lati, vedete questo è il risultato prendendo solo le asole esterne e poi l'ho rivoltata al contrario. Adesso potrei anche terminarla così, ma ho deciso di creare un ulteriore punto bassissimo tutto attorno che gli dà rifinitura e la va a stringere leggermente. Quindi cosa facciamo? Riprendiamo il nostro filato, ci attacchiamo in un punto qualunque, quindi ci agganciamo già con un punto bassissimo e proseguiamo, quindi contornando tutto il nostro perimetro a punto bassissimo in questo modo. E questo sarà l'ultimo passaggio e la pochette sarà finita. Poi questo filo lo andiamo a nascondere, vedete, e poi andiamo a chiudere con asola di chiusura esattamente come vi ho mostrato prima quando abbiamo contornato il pannello. Quindi a questo punto ci vediamo a pochette completa. Ed ecco il nostro progetto giunto al termine. Come vedete il punto eco nocciolina è molto facile, velocissimo e di molto effetto. Infatti un lavoro, appunto una pochettina di questo tipo che è molto semplice, la arricchisce tantissimo. Le misure finali sono 22 di larghezza e 17 di altezza. Io ho soltanto poi applicato la calamita che si cuce e il manichetto che comunque se non ve lo trovate lo potete realizzare con quello che rimane della rocca, perché ne ho utilizzato 400 grammi, quindi vi basterà perfettamente per poter creare una tracolla all'uncinetto. Se c'è qualche passaggio che non vi è chiaro, io ve lo dico sempre, mandatemi un messaggio e se vi fa piacere iscrivetevi sul mio canale e non dimenticate di attivare la campanella, così verrete sempre avvisati ogni qualvolta io andrò a pubblicare un nuovo progetto. Non dimenticate di andare sul sito Borgo dei Pazzi, vi lascio anche questo codice sconto col quale potete acquistare in Da Big, ma non solo, questo sconto vale per tutto quello che trovate di molto interessante sul sito appunto Borgo dei Pazzi. A questo punto ci vediamo alla mia prossima creazione.